Oggi andiamo alla scoperta di Ravenna, una città famosa per i suoi bellissimi ed unici mosaici paleocristiani, perfettamente conservati. La città si può vedere benissimo in un solo giorno perché i luoghi sono vicini tra loro. Iniziamo la visita dal mausoleo di Galla Placidia. Come molti edifici di Ravenna, esternamente è molto semplice e non ci si aspetta la bellezza dei mosaici all'interno. Fu commissionato nella prima metà del V secolo dall'imperatrice Galla Placidia, figlia di Teodosio e sorella dell'imperatore Onorio. Doveva essere un mausoleo, una sua ultima dimora, in cui essere seppellita assieme al fratello e al marito, Costanzo III, ma alla fine Galla Placidia morì a Roma e non venne mai seppellita qui. Entriamo e vediamo subito i bellissimi mosaici, ma guardando verso l'alto la volta con un bellissimo cielo stellato, con al centro una croce latina dorata, simbolo di Cristo Sole Nascente. Agli angoli vediamo il tetramorfo, ovvero toro, aquila, leone e uomo, che rappresentano i 4 evangelisti. In questa lunetta si vedono 2 cervi che si abbeverano e in alto 2 colombe sempre che bevono. Il significato simbolico di abbeverarsi è quello dell'anima che desidera raggiungere Dio. In questa lunetta si vede San Lorenzo che porta una croce ed un libro sacro, le scritture ebraiche. La graticola rappresenta il martirio, mentre sulla sinistra si vede un armadietto che contiene i Vangeli. Questa è la lunetta del Buon Pastore, sicuramente la più bella del mausoleo. Si vede Cristo, rappresentato come un pastore, adolescente, senza barba, ma con una veste d'oro. Il corpo, girato verso sinistra, porta una croce ed accarezza una pecora. Il gregge di pecore rappresenta i fedeli e sono sempre rivolte verso di lui. Molto bella la decorazione della volta, blu come il cielo, con motivi floreali e stellati di origine orientale. Per accedere al mausoleo, come anche ad altri monumenti di Ravenna, si deve prenotare l'orario d'ingresso essendo molto affollato e piccolo. Vi consiglio comunque il biglietto cumulativo di Ravenna Mosaici, che potete fare comodamente online e presentare la prenotazione sul vostro smartphone. Trovate tutte le informazioni in descrizione. Andiamo adesso alla Basilica di San Vitale, la basilica più bella e ricca di Ravenna. Si trova a pochi metri dal mausoleo che abbiamo appena visto. Presenta una pianta ottagonale, fu consacrata dal vescovo Massimiano nel 547 d.C. ed è dedicata a San Vitale, un martire dei primi secoli del cristianesimo. Leggenda vuole che il luogo della costruzione non fosse stato scelto a caso. Sembra che qui si trovasse un sacello in cui erano state custodite le spoglie di Vitale. Vista dall'esterno si resta stupiti dall'effetto ottico ottagonale della basilica.
Intorno al tamburo della cupola centrale corre un deambulatorio o corridoio a 2 piani con un settore sovrastante riservato alle donne, chiamato matroneo. Si vedono delle esedre, traforate da un doppio ordine di arcatelle e racchiuse entro grandi archi sostenuti da pilastri angolari. Si notano anche decorazioni e marmi molto pregiati, di provenienza sicuramente orientale, da Costantinopoli. La basilica è un vero capolavoro dell'architettura e, come si vede, combina elementi architettonici romani, la cupola intradossata, la forma dei portali, le torri, con elementi bizantini, l'abside poligonale, i capitelli, la costruzione in mattoni, che la rende veramente unica e stupenda dall'interno. È stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1996 e uno dei monumenti più importanti dell'arte paleocristiana in Italia e nel mondo. Vediamo adesso il mosaico che è il punto focale dell'abside, il catino absidale, uno stupendo mosaico circolare dove si vede Gesù Cristo, che viene rappresentato senza barba e con un'areola crociata. Nella mano sinistra regge il rotolo della legge divina e con la destra porge la corona del martirio a San Vitale. Gli altri 2 mosaici molto belli, posizionati ai 2 lati dell'abside, sono quelli che ritraggono l'imperatore Giustiniano e sua moglie, l'imperatrice Teodora. Sono mosaici speculari molto simili tra loro. Entrambi sono rivolti a Cristo ed offrono le ostie e il vino. Alla destra di Giustiniano si vede il vescovo Massimiano, riconoscibile dall'epigrafe. Il mosaico di Teodora presenta alcuni elementi di arredo non presenti nell'altro. Si vede infatti una porta aperta con una tenda. Ai 2 lati dell'imperatrice si vedono la moglie e la figlia di Belisario.
Sono presenti altri mosaici, tutti molto belli e ben conservati. Tutte ritraggono, ovviamente, scene religiose tratte dalla Bibbia e dal Vangelo. I mosaici non sono solo in alto, ma anche in basso. Infatti, la basilica ha il pavimento ricco di mosaici che sembra quasi un peccato camminarci sopra. Andiamo adesso a vedere la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Questa basilica fu fatta erigere dal re goto Teodorico nel 505 come chiesa di culto ariano con il nome di Domini Nostri Iesu Christi. Fu la chiesa palatina di Teodorico, cioè una chiesa per l'uso della sua corte. L'arianesimo è una dottrina religiosa basata sulle idee del sacerdote Ario che visse ad Alessandria d'Egitto nel IV secolo. Ario sosteneva che Gesù Cristo non fosse pienamente divino, ma una creatura creata da Dio Padre inferiore a lui. In altre parole, negava che il Figlio fosse della stessa sostanza del Padre. I mosaici superiori sono più antichi e risalgono al periodo ariano, mentre quelli più in basso vennero sostituiti in seguito alla ridecorazione voluta dal vescovo Agnello nel momento in cui l'edificio venne riconsacrato al culto cristiano cattolico. I mosaici colpiscono per la loro lunghezza e si vede la processione delle Vergini e dei Martiri.
Molto bella anche la Natività con i Re Magi vestiti con abiti persiani. Un altro luogo da non perdere è il battistero neoniano o degli ortodossi. Prende il nome dal vescovo Neone che dal 452 lo fece decorare con i mosaici. Il mosaico centrale rappresenta il battesimo di Gesù Cristo, battezzato da Giovanni Battista nelle acque del fiume Giordano. Questa parte del mosaico non è quella originale, ma venne rifatta e modificata nel XVIII secolo. Il nome del fiume Giordano è anche scritto sul mosaico stesso. La seconda fascia presenta i 12 apostoli su sfondo azzurro, con le vesti alternate nei colori bianco e oro, e con in mano delle corone da offrire al Cristo. Gli apostoli sono riconoscibili dalle scritte sulla loro testa. Nell'anello esterno si trovano invece delle finte architetture. Da non perdere a pochi metri il Museo Arcivescovile di Ravenna, dove sono conservati tanti reperti storici, ma 3 cose sono secondo me da non perdere. La prima cosa è la Cappella Arcivescovile di Sant'Andrea. La prima cosa particolare è che è una cappella privata, quindi non è in una chiesa o una basilica aperta a tutti. Fu costruita agli inizi del V secolo su volere del vescovo Pietro II. È l'unico monumento ortodosso ancora esistente in città, realizzato ai tempi di Teodorico come oratorio privato per i vescovi cattolici. Nei sottarchi si vedono vari santi e sante. I dipinti che si vedono nelle lunette sostituiscono i mosaici iniziali che sono andati persi e sono di Luca Longhi e risalgono al XVI secolo. Nella volta in alto si vedono i 4 arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele,
che sorreggono un clipeo con il monogramma cristologico? La presenza della religione cattolica e non ortodossa è evidenziata dalla presenza dei libri. Un'altra cosa molto particolare da vedere è la cattedra d'avorio dell'arcivescovo Massimiano. Al centro del bancale si vede San Giovanni Battista e i 4 evangelisti ai lati. Sulla parte interna dello schienale ci sono tavolette che rappresentano scene della vita di Cristo. Le altre scene ai lati sono tratte dall'Antico e Nuovo Testamento. È costituito da un'ossatura originariamente di ebano sulla quale sono applicati 27 pannelli rettangolari in avorio finemente intagliati, collegati tra di loro con fasce, sempre di avorio. Le tavolette originali erano 39, quelle mancanti sono state sostituite da tavolette di legno ricoperte da pergamena. Un'altra parte rara e significativa del museo è il calendario pasquale, ottenuto incidendo una lastra quadrata di marmo estratto dalle cave dell'isola di Proconneso nel Mar di Marmara, vicino Costantinopoli, l'attuale Istanbul in Turchia. Serviva per determinare la data della Pasqua, che come sappiamo non è fissa, dall'anno 532 al 626. Vediamo adesso una chiesa molto particolare, la Basilica di San Francesco. La basilica risale al V secolo, anche se è stata ristrutturata più volte soprattutto nel 300, cambiando l'aspetto e le caratteristiche originali. Questa chiesa ha una cripta molto particolare. Per vederla dovete fare un po' di fila, ma ne vale la pena. Questa cripta ha la particolarità di essere costantemente allagata, si trova infatti circa 3,5 metri sotto il livello del mare e l'acqua filtra naturalmente dal terreno rendendola un piccolo specchio d'acqua. In questa vasca naturale si trovano pesci rossi e carpe, introdotti probabilmente per ragioni estetiche e per mantenere l'acqua pulita. L'effetto visivo è molto suggestivo. Si può osservare il pavimento musivo paleocristiano sommerso, riflesso nella superficie dell'acqua. Nonostante sia parzialmente sommersa, nella cripta sono visibili resti di mosaici pavimentali risalenti al VI secolo. Si tratta di decorazioni geometriche e motivi tipici del primo cristianesimo ravennate. Vicino alla Basilica di San Francesco si trova la tomba di Dante. Dante morì a Ravenna nel 1321 a causa di febbri malariche contratte durante un viaggio diplomatico a Venezia. Dopo aver completato con successo la missione per conto di Guido Novello da Polenta, Dante contrasse la malattia durante il viaggio di ritorno. Nonostante le cure ricevute, le febbri si rivelarono fatali. Ravenna, la città che gli aveva offerto rifugio negli ultimi anni della sua vita, divenne il luogo della sua sepoltura e il custode della sua memoria. L'interno della tomba, rivestita di marmi in occasione del centenario del 1921, conserva l'arca sepolcrale che racchiude le ossa di Dante con il bassorilievo dello scultore Pietro Lombardo. Ogni giorno la memoria di Dante è viva attraverso l'ora che volge il disio, la lettura perpetua della Divina Commedia. Tutti i giorni e per sempre, nei pressi della tomba di Dante, viene letto un canto dell'opera universale di Dante, un modo per celebrare il poeta e dare la possibilità a chiunque lo desideri di cimentarsi nella lettura di una delle opere più illustri della storia della cultura italiana. Io purtroppo non ero lì alle 18, ma se ci siete a quell'ora non mancate l'appuntamento. Passeggiando per la zona dantesca è facile imbattersi in versi della Divina Commedia lungo le strade. L'ultima cosa molto bella da vedere è la Domus dei tappeti di pietra. È uno dei ritrovamenti archeologici più straordinari degli ultimi decenni in Italia. Situata a circa 3 metri sotto il livello stradale nei sotterranei della chiesa di Sant'Eufemia, offre un affascinante tuffo nella vita domestica bizantina e romana. Ribattezzata con questa strana denominazione dal critico Federico Zeri, l'area presenta un prestigioso complesso di case abitative databili tra il I e il VI secolo d.C., arricchite da tappeti di pietra, pavimenti in marmo e mosaico dall'alto valore estetico e decorativo.
In particolare, quello che spiccò tra le stratigrafie archeologiche fu un complesso di ben 700 metri quadri, il cosiddetto Palazzetto Bizantino, composto da 14 ambienti e 2 cortili, riferibile al VI secolo, sicuramente afferente a una famiglia abbiente della città, visto lo sfarzo dei materiali rinvenuti contestualmente. Ci sono passerelle sopraelevate che consentono di percorrere tutto il perimetro del sito archeologico e ammirare da vicino i meravigliosi mosaici pavimentali che lo caratterizzano. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace ed iscriviti al mio canale. A te non costa nulla, ma per me è molto importante. Grazie!